Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Dopo avervi fatto vedere svariati tipi di telecamere è arrivato il momento di presentarvi la telecamera che rivoluziona il mondo della videosorveglianza. Infatti questa telecamera è totalmente wireless, ha il 4G, quindi si può utilizzare senza dipendere dal wifi, possiamo utilizzarla in una campagna, in uno spazio all'aperto, in un'area parcheggio, dove vogliamo noi, anche senza avere la connessione di internet e senza alimentazione elettrica, perché ha questo pannello solare integrato sulla parte superiore e una batteria che la fa durare una vita. Tra l'altro la sto utilizzando già da circa 3 mesi, guardate, ci sono i segni di pioggia, c'è della sporcizia, della polvere, ora ve la farò vedere per bene da vicino. È impermeabile, si può utilizzare di giorno e di notte perché la visione è notturna, insomma una telecamera completa, indipendente. Un mio amico l'ha comprata per sorvegliare il proprio vigneto, l'ho vista a casa mia, si è innamorato di questo prodotto, l'ha comprata, l'ha messa su un albero, ragazzi, e riesce a riprendere il suo vigneto senza dipendere né dal wifi né dalla rete elettrica. Su Amazon ha delle recensioni positive, circa 400, quasi tutte positive, e io mi sono sentito incoraggiato anche da questo a farvela conoscere perché il prodotto è valido, costa relativamente poco, cercherò di farmi dare anche un codice di sconto e risolve un grandissimo problema. Adesso mettiamolo sul bancone, guardiamo come è fatto, vi farò vedere le cose più importanti e valuterete voi se il prodotto è valido oppure no. Iniziamo. E allora, questa è la scatola con cui viene venduta. Apriamola, vi faccio vedere rapidamente il contenuto perché all'interno troviamo anche tanta imbottitura che la fa viaggiare in modo protetto. Ok, come vedete quindi abbiamo tutti i vari cartoncini, gli spessori, questa gomma piuma, la dima per poterla fissare a muro, manuale di istruzioni, una scheda SIM che mi è stata inviata, però non ho chiesto informazioni, non so se viene inviata a tutti oppure se l'hanno inviata a me per fare delle prove, ma io utilizzandola da diversi mesi, non avendola mai più ricaricata, sto utilizzando una normalissima scheda SIM del mio cellulare, quindi non è necessario comprare una scheda specifica. Qua c'è una scheda della Wind che ho tolto dal telefono appositamente per farvi vedere il funzionamento. Cavo USB, micro USB, questo è il supportino per poterla fissare, e qua troviamo una serie di pinze, pinzettine, tassellini per poter inserire e togliere la scheda SIM. Io ho utilizzato quello che avevo già di mio, quindi non ho utilizzato nulla di quello che vedete all'interno di questa bustina. Ma passiamo al prodotto, quindi togliamo tutti questi cartoni e vi faccio vedere la telecamera per bene. E allora, innanzitutto, come vedete, è sporca, impolverata perché è sempre stata in esterno sotto la pioggia. Questo pannellino tra l'altro fa anche da ombrello, quindi da tettoia, e la protegge ulteriormente, anche se è fatta per stare in esterno, quindi non ha alcun problema. Qua abbiamo delle antenne regolabili per consentire una maggiore ricezione, e qua nella parte posteriore abbiamo anche i fori per poterla fissare a muro. Il pannellino ovviamente è regolabile in base alle nostre esigenze, perché il sole può sorgere da una parte che non corrisponde alla posizione del muro, quindi possiamo ruotarla come ci viene più facile. Apriamo però questo sportellino e troviamo lo slot per la micro SD e lo slot per la SIM card più il tastino di reset. Ovviamente va richiuso per bene e questo la rende impermeabile. Qua invece troviamo l'ingresso per l'alimentazione, perché possiamo anche alimentarla tramite la normale rete 5 volt, quindi con un alimentatore, oppure sfruttare il pannellino in base a cosa preferiamo noi. Da questa parte invece, aprendo lo sportellino, troviamo il tastino per accendere e spegnere. Ovviamente è orientabile a 360 gradi per quanto riguarda la rotazione, e ha anche questa parte snodabile che può riprendere sia leggermente verso l'alto che ovviamente anche completamente verso giù. Adesso però apriamo l'applicazione e voglio farvi vedere il suo funzionamento. Innanzitutto, come vedete, ho riattivato le notifiche e già mi stanno arrivando tantissime notifiche perché sta rilevando il movimento. Considerate che essendo messa in esterno dove abbiamo il passaggio delle automobili, io ho disattivato questa funzione perché non mi interessa, però se avete necessità avete la possibilità anche di avere questa notifica che vi avvisa appunto quando qualcuno passa davanti all'obiettivo. Ora apriamo l'applicazione. Come vedete abbiamo l'anteprima dell'ultima inquadratura che la telecamera ha fatto, una campanella che ci avvisa della presenza delle notifiche, il tipo di connessione e poi l'ingranaggio per dare alcune impostazioni. Cliccando direttamente sulla telecamera si aprirà quindi, come vedete, l'anteprima che è praticamente quasi in tempo reale. Io muovo la mano e come vedete continuano ad arrivare le notifiche. E vedete questa micro differita davvero ridottissima. Cliccando però sulla schermata abbiamo la possibilità anche di ruotare la telecamera, quindi se io sposto in questo modo, come vedete, si va girando. Quindi abbiamo la possibilità anche di regolare l'inquadratura in base a quello che vogliamo vedere. Abbiamo la possibilità di scattare una fotografia, filmare, quindi registrare un filmato e cambiare anche la risoluzione
In questo caso è in HD, ma possiamo anche ridurla in slow definition. In base a quello che dobbiamo riprendere non è necessario avere un'alta risoluzione, dobbiamo semplicemente vedere se c'è passaggio di persone, possiamo ridurre la qualità e vedere comunque bene. Io personalmente le mie telecamere le utilizzo sempre al massimo in HD, anche se hanno il 4K lo ritengo superfluo. Per uscire da questa schermata basterà premere questo tastino, quindi ritorniamo alla schermata precedente. Sulle impostazioni abbiamo la possibilità di cambiare la password, impostare gli allarmi, l'audio, le impostazioni sul video, l'impostazione sulla micro SD, quindi se formattarla o meno, l'impostazione sull'orario e le impostazioni di sistema generale. Sono tantissime impostazioni, quindi adesso vado a metterle in esterno, vi farò vedere alcune riprese attuali, quindi io dall'interno la comanderò mentre la telecamera è messa distante da me utilizzando il 4G. Dopodiché vi farò vedere anche delle riprese notturne e qualche altra funzione, perché è davvero formidabile. E allora ragazzi, ho installato la telecamera in esterno, ho scelto una posizione che mi permetta di farvi capire bene come si comporta, quindi con lo spostamento a destra e a sinistra, ma questo non è il posto dove la telecamera solitamente è posizionata. Considerate tra l'altro che io la utilizzo solo ed esclusivamente come sorveglianza, non mi interessa né registrare né altro, quindi non c'è nemmeno la SD. La telecamera per adesso è in modalità sleep. Cliccando ovviamente si aprirà la schermata, abbiamo la possibilità di vedere sia la ricezione, quindi il segnale della rete, da questa parte in alto è riportato sia il tipo di operatore, quindi come vi ho detto poco fa è la scheda del telefono che sto utilizzando, 3, la ricezione che va variando, a volte prende al massimo, a volte invece si abbassa come ora fino a metà. Qua abbiamo la data e l'ora, quindi l'1:30 di giorno 17 marzo 2023. Come vedete la risoluzione è molto buona. Adesso siamo in modalità HD. State vedendo, ecco, vedete un gatto che passa, coincidenza. Abbiamo avuto la possibilità di vedere quindi la fluidità della ripresa, che dipende sempre pure dalla ricezione, quindi se avete una zona in cui il segnale è debole cercate una scheda, quindi un operatore dove ci sia una copertura maggiore. Vi faccio vedere anche la rotazione, quindi tenendo premuto possiamo ruotare la telecamera in modalità continua. Anche il segnale alla telecamera ovviamente arriva con una certa velocità, bisogna premere però bene. Quindi in questo modo possiamo avviare la rotazione in modalità continua. Se io stacco ovviamente la telecamera si ferma e vedete che anche da lontano riusciamo a vedere bene quasi tutti i dettagli. Possiamo anche abbassare l'inquadratura oppure alzarla, quindi proviamo ad abbassarla. Come vedete l'inquadratura va verso giù, quindi sommando la possibilità di muoverla alla posizione in alto, insomma nel punto in cui preferiamo, alla visione grandangolare, riusciamo a vedere davvero praticamente a 360 gradi e riusciamo a vedere anche di notte, ripresa che vi farò vedere a breve. Infatti qua abbiamo questa lampadina che ci permette di accendere o spegnere per esempio la luce dell'infrarosso oppure la luce bianca, perché abbiamo la possibilità di utilizzare le lampade, quindi dei LED che illuminano la zona dove sta inquadrando. Abbiamo anche la possibilità di ruotare l'inquadratura nel caso in cui la posizioniamo per esempio sottosopra eccetera. Possiamo specchiare l'immagine oppure capovolgerla tramite il comando specchio, quindi la ruoterà completamente a destra e a sinistra, oppure la potrà capovolgere in modo da consentirci di fissarla a parete oppure sul tetto. In questo caso, come vedete, abbiamo la doppia rotazione. In base alle nostre esigenze possiamo impostare il tutto. Adesso vi faccio vedere anche la risoluzione in bassa definizione in esterno. Ovviamente si perde un minimo di qualità, però si continua a vedere comunque un po' tutto, si riesce a distinguere il passaggio di un'eventuale persona, anche riconoscerla in volto e tanto altro. In questo caso ridurremmo il consumo dei dati in base al tipo di abbonamento che avremo. Tornando però nel menu, qua premendo sull'ingranaggio, abbiamo le impostazioni, come vi dicevo poco fa, per cambiare la password, l'azione con l'allarme, l'impostazione audio che ci permette di comunicare sia in entrata che in uscita, quindi utilizzarlo come una sorta di citofono, e poi le impostazioni del video, quindi il tipo di bitrate, i frame per secondo, eccetera eccetera, la qualità e tanto altro. Sulla scheda SD abbiamo la possibilità eventualmente di formattarla e vedere lo spazio ancora a disposizione. L'impostazione dell'orario ci permette semplicemente di scegliere il fuso orario e quindi adattarla in base all'orario nel quale ci troviamo, ma è possibile anche sincronizzare automaticamente con l'orario prendendolo dal telefonino. Impostazione di sistema ci permette di ripristinare la fotocamera e informazioni sul dispositivo ci darà l'ultima versione che abbiamo installato del firmware, eccetera. Quindi una telecamera che di per sé è completa, che ci dà tante opportunità di ripresa, che ci dà anche alcune personalizzazioni. Qua in basso abbiamo anche la possibilità di vedere le immagini che sono state salvate eventualmente nella memoria, oppure di avere assistenza, perché nel caso in cui qualcosa non dovesse andare bene, premendo questa cuffietta che rappresenta un operatore che
che comunica con noi, abbiamo la possibilità di aprire una chat ed eventualmente risolvere eventuali problemi che io finora personalmente non ho avuto. E per poter aggiungere una telecamera bisogna andare sul tasto più e fare la classica procedura per l'associazione dei dispositivi alle applicazioni. Semplice, ma ormai l'ho fatta e quindi non posso farvela vedere. Comunque è una procedura che richiede davvero pochissimi passaggi. E allora, adesso sono le 19 di sera, quindi c'è buio, possiamo vedere la nostra telecamera come si comporta e vi farò vedere quindi finalmente anche la possibilità di accendere e spegnere i LED, che sono, diciamo, non fortissimi, però sufficienti per poter vedere. Ovviamente a grande distanza questi LED, per quanto possano essere forti, non arriveranno ad illuminare chissà quanto, però noi guardiamo. Allora, questa è la visione notturna. Oggi vi ho fatto vedere che si può spostare da questa sorta di joystick, però possiamo spostare la nostra telecamera anche struciando così con il dito. Come vedete c'è un po' di illuminazione artificiale ovviamente, quindi vediamo queste funzioni. Allora, questo comando riguarda gli infrarossi. In questo modo sono attivati volontariamente, in questo modo invece li mettiamo in automatico, quindi se ritiene opportuno attivarli perché c'è poca luminosità, allora si attiveranno. In questo caso, avendo l'illuminazione artificiale, invece non è sufficiente. Come vedete si alterna perché siccome il sensore è molto luminoso sembra che ci sia tanta luce, ma effettivamente non c'è tutta questa luce in esterno. Possiamo spegnerli, quindi avere la visione a colori. Come vedete si illumina, è anche una fonte luminosa a bassissima distante, sembra molto luminosa. Se noi li attiviamo invece si riduce tutta la luminosità, vedremo con gli infrarossi, automatico, ve l'ho fatto vedere poco fa, ma abbiamo la possibilità di utilizzare quello che loro chiamano luce bianca, quindi i LED. In questo caso si sono accesi in automatico ma si accendono e si spengono perché siamo in quella fase in cui la luce è sufficiente per far confondere la nostra telecamera. Quindi così sono accesi e così sono spenti. La luce, come vedete, quando si spengono abbiamo la visione effettiva, quindi il buio che abbiamo in esterno, guardate, ok, per un attimo si vede com'è in realtà e poi ritorna luminosa perché il sensore va a compensare. Quindi abbiamo una visione a colori, anche se abbiamo poca luminosità, che ci permette di vedere praticamente un po' tutto. Ora vi faccio vedere pure una registrazione dello schermo in cui mi riprendo mentre sono in esterno, in modo da farvi vedere che sia con i LED che con gli infrarossi riuscite a vedermi comunque molto bene. E farò pure una ripresa in esterno in cui si vede la telecamera con i LED accesi in modo da farvi rendere conto di quanto buio ci sia in realtà. E allora ragazzi, adesso siamo in esterno, questa è la visualizzazione in diretta della telecamera che qua sopra, come potete vedere c'è una differenza abissale. Proviamo a muovere in modo che vedete che effettivamente la ripresa è in diretta, la telecamera si gira, mentre io faccio così, vedete la telecamera in alto a sinistra che si gira e si sta girando proprio verso di me che sto riprendendo, quindi vedete quanta differenza di luminosità effettivamente ci sia. Facciamo questa prova ad accendere i LED, quindi luce bianca. Ok, si sono accesi questi LED così potenti nella parte frontale che illuminano. Proviamo adesso a spegnere. Ok, e adesso vi faccio vedere gli infrarossi. Ok, e questa è la visualizzazione che abbiamo con gli infrarossi. Come vedete non si vede quasi nulla, ma qua riusciamo a vedere. Questo è l'unico modo che avevo per farvi vedere questa funzione, non riesco ad arrivarci con il pollice, quindi devo tenerla in questo modo. Vi faccio rivedere LED, infrarossi, un abisso. Quindi se mettiamo luce bianca, spento, abbiamo la luminosità che si regola in automatico. Guardate come sembra luminoso quando in realtà c'è buio. Quindi ha un sensore che riesce ad illuminare bene. Adesso andiamo pure verso l'alto così vediamo l'edificio di fronte. Ok, guardate come riesce a far apparire luminosissimo quello che in realtà non si vede. Anche in questo caso se io provo ad accendere i LED, quindi apri, ok, sì, in questo caso i LED riescono ad arrivare in fondo ma non sono sicuramente così luminosi come vediamo da questo display. Spegni, ok, sì, i LED effettivamente riescono ad illuminare. Va bene, questo è stato utile per capire effettivamente questa telecamera riesce a farci vedere anche da lontano.
E allora ragazzi, quindi cosa dire di questa telecamera indipendente? La telecamera autosufficiente che si alimenta con il pannellino solare, che ha la sua scheda SIM all'interno, che ci permette di posizionarla quindi dovunque e di vedere tutto quello che ci interessa nelle nostre proprietà. Io penso che questo prodotto sia interessante perché a volte ci sono situazioni nelle quali non c'è appunto la corrente, non c'è il segnale wifi, non c'è modo di utilizzare una telecamera se non una come questa. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a guardare il link sperando di associarlo anche ad un codice di sconto. Vi invito anche a cliccare su mi piace se il video vi è piaciuto, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche dopo esservi iscritti e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.